Ciao a tutti carissimi utenti e bentornati. Allora, in questo video oggi vi spiegherò prima intanto l'installazione di un programma e poi invece un servizio che viene offerto online da un altro programma. Fanno due cose separate, però il fine super giù è sempre lo stesso. Quindi oggi parleremo però di audio. Quindi o che sia di audio MP3, quindi delle vostre canzoni, insomma, o addirittura proprio dell'audio del vostro computer. Quindi se voi vi state vedendo un film, anche un video stesso su YouTube, delle canzoni che fate scorrere magari come sottofondo musicale nel vostro PC. Quindi oggi spiegherò sia come aumentare i bassi praticamente di una canzone o comunque avere a portata di mano un equalizzatore e in secondo luogo invece spiegherò proprio come equalizzare invece tutto quello che passa nel vostro computer, quindi senza utilizzare il programma online, quindi con un programma installato nel vostro computer che equalizzerà il tutto, quindi tutto quello di audio come sorgente audio che passa nel vostro computer. Comunque più difficile a parlare, invece a vedersi è veramente una cosa semplice. Quindi il tempo di cambiare inquadratura e vediamo subito quali sono questi due software. Perfetto, praticamente noi aprendo sempre una pagina nel nostro browser internet non dobbiamo che scrivere nella barra di ricerca FX Sound. Diamo un invio e il programma è proprio questo, quindi questo è un sito dove noi andiamo ora a prelevare questo programma per installarlo nel nostro computer. Non so se voi insomma già sapevate l'esistenza di questo programma e fra virgolette potete notare sopra che è open source, quindi come piacciono a noi quando fanno bene il loro lavoro, e questo devo dire che è un programma completamente gratuito, quindi ringraziamo per quello che offre in maniera completamente gratuita, quindi veramente quello che piace a noi, quando è fatto bene. Quindi questo è un programma sia fatto bene e in più sia completamente gratuito. Quindi non ci rimane che andare a scaricare, quindi cliccando Download for Windows. Attenderemo ovviamente sempre qui che parte l'installazione. Una volta finito facciamo Apri File. Quindi lui procederà praticamente all'installazione del programma. Diamo sì. Sta installando il programma, lo farà in maniera veloce. Perfetto, una volta che abbiamo scaricato il nostro programmino ce lo ritroviamo qui sul desktop, quindi il file di installazione può essere cestinato perché non servirà più e questo è il nostro programmino installato. Una volta che l'abbiamo trovato nel desktop facciamo doppio clic se non si apre ovviamente da solo e lo ritroviamo qua in basso a destra nella nostra barra delle applicazioni. In questo caso il programma che è aperto, se diamo un colpo di clic, è questo di qua. Perché questo programma secondo me è davvero bellissimo e davvero geniale? Perché questo non è altro che un equalizzatore che noi possiamo utilizzare di continuo perché lui già l'ha, come vedete, incorporato nei nostri altoparlanti, per esempio del vostro PC, dei nostri PC. Quindi in questo caso da me ha riconosciuto la scheda audio che è la Realtek, da voi magari ne riconoscerà un'altra, anche una Sound Blaster se l'avete, o anche la stessa Realtek. Quindi lui già ha integrato questo bellissimo equalizzatore che noi ora possiamo utilizzare senza fare più nulla nel nostro computer. Vi spiego come. Per esempio, se io dovessi fare partire una mia canzone, quindi questo abbiamo detto che funziona, ormai è integrato, funziona sia con i nostri audio, quindi gli MP3, se ascoltiamo della buona musica, sia anche con dei film che possiamo vedere in un lettore DVD del computer, dei filmati su YouTube. Prende quindi andando a cliccare direttamente sull'audio nostro, quindi facendo partire un audio, lo metto in piccolino perché sto sentendo l'audio, non so se sentite bene nel frattempo la mia voce. Qua praticamente io posso andare a settare tutto l'equalizzatore che voglio scegliere, quindi dare un taglio praticamente alla musica. Spero che mi sentite, magari abbassiamo un pochettino per ora, così magari riuscite a sentirmi. Possiamo praticamente dare un taglio al nostro equalizzatore, quindi per esempio da bass boost possiamo insomma passare a generale, vi alzo l'audio così sentite già la differenza.
Perfetto, quindi questo è quello che permette di fare il programma, quindi è davvero qualcosa di eccezionale, perché lo stesso, quindi abbiamo detto, vale insomma con gli MP3 e quindi lo stesso vale pure con, abbiamo detto, tutto lo streaming video, quindi che vi posso dire YouTube, Vimeo, Netflix, insomma tutto quello che può fare streaming, anche film che abbiamo noi proprio su DVD o su chiavette, quindi lui equalizza in base al nostro video che andiamo a vedere, magari se mettiamo un concerto possiamo mettere un qualche cosa che aumenti magari i medi, quindi la voce e gli alti, se dobbiamo andare a mettere musica alla discoteca magari possiamo aumentare i bassi mettendo per esempio qui nel filmatino bass boost, per esempio volume boost oppure bass boost, quindi possiamo andare a mettere a scegliere qualsiasi tipo di effetti in base a quello che andiamo a vedere. Se andiamo a vedere film possiamo scegliere movie, se andiamo a vedere cose in TV possiamo andare a scegliere TV, quindi possiamo andare a vedere, a mettere effettivamente tutto quello che vogliamo, anche il gaming se per esempio lo utilizziamo per giocare nel nostro computer tramite dei giochi magari che si fanno online con gli altri amici. Quindi questa abbiamo detto che si integra attraverso questa installazione, viene integrata e viene assorbita dalla nostra scheda audio, quindi lo troveremo completamente chiudendo qua sempre in basso a destra perché non verrà mai chiuso. L'altro invece programma che vi dicevo io è soltanto online, perché se questo praticamente serve come tramite, come filtro, quindi un equalizzatore effettivamente che funziona di continuo, a differenza se noi invece vogliamo per esempio aumentare su questa bellissima MP3, intanto piccola parentesi, ringraziamo sempre Benjamin Tissot che passa a noi questi bellissimi audio fatti da lui, quindi ringraziamo sempre Benjamin Tissot. Dopo questo ringraziamento vi stavo dicendo, se noi per esempio vogliamo invece aumentare e memorizzare invece proprio la differenza, la modifica di questa equalizzazione audio in un MP3, invece lo possiamo fare attraverso l'aiuto di un programma online, quindi basta sempre andare ad aprire il nostro browser internet, andare a scrivere qua aumentare bassi per trovarlo, MP3. Vi faccio vedere subito qual è il sito in questione, e il sito in questione, qua c'è scritto AudioCut, quindi è l'online equalizer, ma fa parte del sito mp3cut.net, quindi questo per intenderci con i 4 pallini, perché questo è bianco, quindi ammettendo che voi vedete in piccolino solo 3 pallini, quindi quello celestino, arancione e giallo, dobbiamo cliccare su questo sito, quindi andiamo su online equalizer e qui non ci rimane altro che andare o ad aprire il file o trascinare. Noi magari lo possiamo anche trascinare il file, quindi in questo caso abbiamo noi il file qua sul desktop, lo possiamo anche andare a trascinare e gettare qua dentro, lui già lo rileva. Ecco qui, quindi stessa procedura di quello di lì. Praticamente abbiamo il nostro MP3 che può partire dal play, e qui abbiamo sempre la possibilità nel menu di cambiare l'equalizzatore, quindi vi aumenterò il volume per far sentire che effettivamente cambia. Ovviamente l'audio è registrata da un microfono lavalier, quindi non è proprio adatto, però vi posso assicurare che quando voi lo sentite a casa con le vostre casse del computer o casse Bluetooth che avete, effettivamente l'equalizzatore è perfetto come equalizza, quindi metto un pochettino la musica più elevata. E così via. Praticamente quindi funziona così questo tipo di programma. Voi mi state dicendo ma è la stessa cosa di quello di prima? No, perché questo di prima intanto se lo chiudiamo finisce l'equalizzatore, invece in quel caso quel programma ancora sta equalizzando. Questo di qui invece serviva, ho detto, per memorizzarlo, quindi se per esempio voi questo genere di musica lo volete salvare in dance, cliccate su dance, intanto li potete alzare anche a mano se siete bravi nell'equalizzazione, quindi potete alzare più gli alti che sono gli ultimi 3 per esempio, più i bassi che sono questi di qua, più la voce che è quella centrale, quindi se siete bravi veramente nell'equalizzazione potete farlo anche a mano, però no, lui già vi aiuta praticamente con l'equalizzazione, per esempio Full Bass Club. Se noi per esempio questa canzone la vogliamo convertire in un'equalizzazione per esempio dance, basta che clicchiamo su dance
e andiamo a fare salva questa volta. In questo caso lui già sta facendo la codifica e dobbiamo andare a cliccare noi su salva. E in questo caso lui già ha salvato la canzone che è equalizzata. Quindi che significa? Che noi abbiamo questa canzone che è originale, di partenza originale, quindi è una regolare come equalizzazione, e invece questa che è la seconda equalizzazione, quindi effettivamente che è quella praticamente equalizzata con il programma online, quindi rimarrà per sempre equalizzata. Quindi questa è proprio la differenza dei due programmi. Quindi un primo programma che è il FX Sound, che equalizza tutto quello che passa nel nostro computer, quindi tutto quello che noi andiamo ad ascoltare, che possa essere musica, che vediamo film, giocare, DVD su supporti scrivibili, DVD su pendrive, quindi lui equalizza tutto ma non salva, perché a noi piace un'equalizzazione diversa proprio quando andiamo ad ascoltare tutti i brani, tutti i film. Il secondo programma invece che vi ho fatto vedere, che fa parte di quella catena insomma online, praticamente quelli invece vi permette di salvare l'equalizzazione proprio diversa, quindi questa è la differenza fra i due programmi. Servono entrambi? Assolutamente sì, perché se uno vuole equalizzare il proprio computer, cosa che difficilmente si riesce a trovare insomma su Windows, difficile di riuscire ad equalizzare con questa facilità di cambio, serve questo programma. L'altro invece, se vogliamo portare i nostri audio nella nostra macchina dove vogliamo noi, per sentirli in maniera un pochettino diversa rispetto all'originale, in quel caso ci possiamo aiutare benissimo con quel sito di cui vi ho parlato poc'anzi. Spero di avervi fatto conoscere sempre questi altri programmi per quanto riguarda il pacchetto insomma dell'audio e del sonoro, e ci vediamo sicuramente al prossimo video. Ciao a tutti e buona musica!